Ciao a tutti, ho trovato un po' di curiosità divertenti sulla Regina del Giallo. Se vi interessa vi lascio qui sotto il titolo della sua autobiografia e un libro dove trovate queste informazioni. Siete curiosi? Cominciamo. Numero 1. Le cose che detestava. Il fumo delle sigarette, la marmellata, le ostriche, il volume troppo alto della musica, la ressa della folla, i cieli grigi, gli stormi e il latte caldo. Le cose che amava, il golf, il cricket, il nuoto. Sapevate che fu la prima donna inglese a praticare il surf in piedi sulla tavola? Suonare il pianoforte, era anche un eccellente musicista. Numero 2. Il suo debutto in società avvenne al Jazeera Palace, uno splendido palazzo reale situato sulle rive del Nilo, durante una villeggiatura al Cairo che lei trascorse con sua mamma. Quella sera Agatha si rivelò un'ottima ballerina, il suo carnet de bal era pieno di prenotazioni. Peccato che la sua scarsa loquacità e la riservatezza che mettevano a disagio i giovani uomini con cui danzava, tanto che uno di loro, riaccompagnandola al tavolo con poco tatto, esclamò: Ecco sua figlia, signora, ha imparato a ballare, per la verità balla meravigliosamente. Adesso sarebbe bene che le insegnasse anche a parlare. Numero 3. Agatha Christie era disgrafica e aveva una grafia pressoché illeggibile e poiché l'uso della penna le risultava piuttosto ostico, userà per tutta la vita una macchina da scrivere Remington di un bel nero lucido sulla quale comporrà la serie infinita di capolavori. Numero 4. Durante la Grande Guerra lei diede il suo contributo come infermiera volontaria nell'ospedale della Croce Rossa della sua città, Torquay, nella contea inglese del Devon, dove nacque il 15 settembre 1890, per poi diventare tecnico farmacista nell'attiguo dispensario farmaceutico dove si distribuivano e si preparavano medicinali, essenze, pomate, unguenti e prodotti similari. In tal modo ebbe l'occasione di studiare e sperimentare composti chimici e proprietà delle piante, farmacologia e tossicologia, che divenne la sua materia prediletta. Da quel momento bromuro, cianuro, arsenico e tutti i veleni possibili e immaginabili non avranno più segreti per lei, che se ne servirà per i suoi futuri letterari delitti. Datemi una bella fiala di veleno mortale con cui giocare e sono felice, dichiarerà un giorno con impareggiabile black humor. Numero 5. Proprio durante la prima guerra mondiale nella sua cittadina arrivarono degli sfollati belgi e lei un giorno ne notò uno basso, rotondetto, affabile, dalla testa a uovo, i baffetti impomatati e l'andatura a piccoli passi. Fu grazie a lui che ebbe la fulminea ispirazione per la figura di uno degli investigatori più celebri e celebrati, Monsieur Poirot, che non amò mai del tutto. Perché? Perché ho creato un personaggio così detestabile, pomposo e irritante, scrisse non senza una punta di divertimento. A lui preferirà sempre Miss Marple, ispirata alla sua arguta, perspicace e simpatica nonna materna. Numero 6. Con i primi guadagni acquistò un'automobile con cui scorazzava per le strade. Devo proprio riconoscere che l'acquisto della mia Morris Cowley grigia dal muso sporgente è stato il primo dei due avvenimenti più eccitanti della mia vita. L'altro, accaduto 40 anni dopo, è stato l'invito a cena della regina a Buckingham Palace, confesserà con un sorriso. Numero 7. E su questa il 3 dicembre 1926 alle 21:45 si mise al volante. Poco dopo l'alone scuro della notte la inghiottì e da quel momento di lei non si saprà più nulla per 11 lunghissimi giorni. La sua sparizione, deliberata e pianificata in tutti i dettagli per punire il marito che le aveva chiesto il divorzio, ebbe un'eco clamorosa. Lei per tutto il tempo, mentre polizia e investigatori la cercavano per tutto il Regno Unito, risiedette all'Hydro Hotel di Harrogate, rinomato centro termale dello Yorkshire, sotto le false generalità di Teresa Neal. Piccolo particolare, Neal era il cognome dell'amante del marito. Numero 8. Nel 1933 le scrive uno dei suoi romanzi più celebri, Assassinio sull'Oriente Express, chiuso nella camera 411 del favoloso Pera Palace Hotel di Istanbul, mentre il suo secondo amatissimo marito, nonché famoso archeologo, è impegnato in una campagna di scavi in Iraq. La dedica è a Melm, acrostico che sta per Max Edgard Lucien Malouan, il nome del suo consorte,
Fino dal suo apparire viene salutato come un capolavoro assoluto. Numero 9, Agatha Christie detiene il primato certificato dall'UNESCO, ossia quello di essere l'autrice inglese con più libri venduti al mondo, ben 2 miliardi di copie con traduzioni in 100 lingue, pensate. E sapete come appellava la lunga sequela dei suoi capolavori? La mia fabbrica di salsicce. Numero 10, il 12 gennaio 1976, mentre era seduta sulla sua sedia a rotelle, rivolse un dolcissimo sorriso al suo amato e devoto marito Max e sussurrò: Vado a vedere il mio creatore, e spirò. La grande scrittrice riposa insieme al suo secondo marito Max Mallowan nel cimitero della chiesa di St. Mary, nel villaggio di Chauncey, nella contea di Oxfordshire. Hercule Poirot e Miss Marple vegliano sorridenti e silenziosi su di lei. Bene, oggi il video è stato curioso, spero che vi sia piaciuto. A presto, grazie, ciao.